Oggi pasticciamo un pinchip a punto croce. Ultimamente ho avuto un po' di bisogno di staccarmi dalla maglia, dall'uncinetto e dai soliti pasticci, così mi sono rimessa a ricamare. Il tempo non è mai abbastanza, ma ho prodotto qualche ricamino piccolo e questo è il momento di confezionarli. Spero vi piaccia questa parte dei miei pasticci, perché ne ho un po' da mettere insieme e quindi vedrete qualche video su come li confeziono. Per questo piccolo ricamo quadrato ho scelto un pinchip tradizionale, ovviamente squadrato, e quindi adesso vediamo cosa ci serve. Naturalmente abbiamo bisogno del ricamo, poi ci servirà un cartoncino piuttosto spesso e rigido. Questo è anche tanto, può essere appena più sottile, però questo è 1,5 mm. Naturalmente un filo bello robusto, del tessuto per foderare la parte posteriore, e io userò uno zig-zag per coprire la cucitura fra i due pezzi. La tecnica l'abbiamo già vista, è con un ovetto di Pasqua, ma oggi usiamo un ricamo come decorazione. E naturalmente il mio amico filtro K, bello soffice, lo metteremo solo dalla parte del ricamo, dietro non ci servirà, ma serve comunque in buona sostanza un'imbottitura. Vado a tracciare sul mio cartoncino i rettangoli che mi serviranno. Nel mio caso la misura è dettata più dal fatto che so dove vado a metterlo. Vado a inserirlo in una bacheca per esporlo bene, e quindi lo spazio della bacheca ha una misura che è obbligata, devo riempire quella. Diversamente potete semplicemente calcolare dal centimetro ai 2 centimetri di margine su ogni lato del ricamo, perché un po' di spazio è giusto lasciarglielo. Io ora vado a tracciare i miei 2 rettangoli sul cartoncino. Su questo cartoncino sarà meglio tagliare col taglierino perché è bello compatto. Diversamente con un cartoncino più leggero si può usare anche la forbice. Mi raccomando, è importante che i 2 quadrati, i 2 rettangoli, insomma le 2 parti coincidano il più possibile, perché sennò dopo un po' si vede. Ora andremo a tagliare nell'ovatta un rettangolo grande uguale, ma solo uno, perché appunto solo il lato del ricamo avrà l'imbottitura, l'altro no. Qua non serve un taglio tanto scientifico, perché dopo i bordi andranno a schiacciarsi. Io continuo a parlare di uno strato di imbottitura perché non lo voglio troppo imbottito, ma se lo volete più cicciotto basta raddoppiare l'imbottitura inserita fra cartoncino e ricamo. Questo passaggio non è strettamente necessario, ma per avere una cosa in meno di cui preoccuparmi vado a mettere un po' di colla nel centro del mio cartoncino e l'ovatta la fermo così che non cerchi di scappare in giro mentre poi andrò a posizionarla col ricamo. Naturalmente il tessuto così com'è è troppo, quindi adesso devo andare a ridurlo. Ho preso semplicemente la misura, in questo caso non ho contato i fili, sarebbe stato più preciso ma non era necessario. Ho preso la misura circa 4 cm dal ricamo all'esterno e ho tolto un filo, che questa sarà la traccia su cui andrò a tagliare. Dovrebbe essere sufficiente, non troppo, perché semplicemente quando poi andremo a girarlo sul retro io avrò bisogno che non ci sia troppo tessuto per poterlo cucire, altrimenti viene un gran spessore che dopo dà fastidio quando vado a mettere insieme le 2 parti. Vedete? Avrò comunque spazio abbastanza per realizzare la mia cucitura. 4 cm non è una misura giusta per tutto, è giusta in questo caso, quindi mi raccomando fate sempre dei calcoli prima di tagliare. A questo punto è il momento di centrare il nostro ricamo sul rettangolo. Questa parte va fatta con un po' di pazienza perché è importante che sia centrato, dopo un po' si riesce ancora a rimediare ma poca roba. Comunque quando riuscite a trovare pian pianino per tentativi il punto che funziona, con una mollettina lo tenete fermo, poi sarà la cucitura a tenerlo fermo, ma nel frattempo almeno siamo tranquille che non va più dove c'ha voglia lui. A questo punto è il momento di cucire. Io uso sempre il filo super resistente e ho fatto un nodino alla fine per tenerlo fermo. Ora cosa devo fare? Devo andare a raccordare questi 2 lati con dei punti non troppo vicini al bordo per evitare di strappare la trama del tessuto. E devo prendere, mi raccomando, solo lo strato del lato del ricamo. Cosa faccio? Semplicemente vado a fare dei punti lunghi che mettano in tensione il mio lato, i miei 2 lati del ricamo. Uno, torno sotto, lascio magari anche più di 1 centimetro fra un punto e l'altro, non serve che siano così vicini, un trattino,
e io come al solito faccio le gugliate lunghe e poi me ne pento. Per ora non bisogna tirare troppo, dopo andremo a mettere in tensione il filo. Per ora l'importante è fare tutto questo tratteggio che collega la parte superiore dalla parte inferiore. Non è ancora il momento di tirare, perché poi potremo andare a regolarlo leggermente davanti. Una volta che è tirato non si muove più dopo. Ecco fatta la mia cucitura ed ecco come si presenta il ricamo. A questo punto, come vi dicevo, un pochino ancora lo potete aggiustare senza problemi. Se vedete che sia un po' stortato, che un lato è più alto, un lato è più basso, dopo, quando siete ben sicure, partendo dal filo del nodo, tirate e mettete bene in tensione con delicatezza, piuttosto si fa in 2 volte, tutti i fili per tenere più teso il nostro ricamo. Così pian pianino va ad aggiustarsi. Ora che sono sicura della posizione, ho ridotto gli angoli così che quando andrò a piegare e mettere in tensione anche i 2 laterali non ci sarà troppo spessore in questo punto. Ora anche sui 2 lati corti va fatta la stessa procedura di prima. Ho già fatto i primi punti solo per poter tenere fermo il lavoro. Mi raccomando, non andate mai a pescare la trama sotto, altrimenti poi vi impedisce di mettere in tensione il lavoro, e di nuovo, come sempre, si tira alla fine così da poter aggiustare pian pianino al meglio il nostro ricamo, perché se tirate troppo in un solo punto dopo rischiate che il ricamo in quel punto scappi su, invece dovete tenerlo ben distribuito. Naturalmente poi, una volta finita questa procedura sul ricamo, dovremo fare lo stesso per il rovescio. Per il retro, come vi dicevo, niente imbottitura, stoffa direttamente. Qui l'unica malizia, magari visto la fantasia che ho scelto io, è di far coincidere le linee del tessuto con i miei margini, però ecco, l'unica accortezza che bisogna avere in questo caso. E niente, stesso lavoro di prima, quindi tratteggio di filo in un verso, riduco un po' le pieghe e tratteggio di filo nell'altro verso. Scusate, prima vi ho fatto vedere che facevo il trattino, va benissimo anche fare direttamente lo zigzag, Dopo, quando non dovete stare di nuovo troppo vicino al bordo per non strappare la trama, ma non rischiate che faccia delle pieghe come faceva in alcuni casi. Si spianano le pieghe del trattino, non è un problema, ma così, certo, non dovete andare, questo già ad esempio un po' a rischio, un po' troppo vicino al bordo, rischia di strappare via i fili del tessuto. Perdonatemi, alcune informazioni mi vengono in mente mano a mano che lavoro. Io ho potuto tirare tanto il filo, qua è già tutto bello teso, vedete, è bello in tensione, perché questo è un cartoncino davvero bello rigido, non si flette. Se usate dei cartoncini di recupero per fare questo lavoro, si potrebbe usare ad esempio anche il cartoncino delle scatole dei cereali, cose del genere. Quello è molto più flessibile, se tirate troppo si imbarca, quindi è tutto un equilibrio di proporzioni fra quello che avete come cartoncino e quello che avete bisogno di andare a compensare tirando. Ecco qua la mia stoffa. Questa appunto era più semplice, perché tutto sommato, una volta rispettate le righe del tessuto e poi non avendo messo imbottitura, ancora adesso, anche se è tutta cucita, riesco a muoverla. Allora vi dirò, forse almeno una cosa leggerissima l'avrei messa anche dietro qua. È davvero rigido adesso, è davvero piatto. Di contro, io vi ho detto che potete mettere 2 strati di imbottitura, ma il mio è già tanto imbottito, si può anche fare una cosa meno. Se è un filtro K si possono andare a separare, vediamo se riesco a farvi vedere i 2 strati. Questo è un filtro K molto spesso, potete andare anche proprio a separare le 2 metà e usarne solo una, che quindi diventa molto più ridotta. Ma si può usare anche un feltro, si possono usare delle imbottiture termoadesive, c'è tutto un mondo dietro al discorso imbottitura. Vi ho fatto vedere il filtro K, ma solo perché è particolarmente facile da trovare ed economico, ma si possono usare un sacco di altri materiali. Prima di poter attaccare insieme la parte davanti e la parte dietro, metterò un cordino. Non servirà, però aggiungerlo dopo è peggio. Sono stata fortunata, ho trovato del cotone da uncinetto che ha praticamente lo stesso verde del ricamo, se no avrei dovuto fare io il cordino col filo da ricamo. Ne ho tagliato un pezzo, al quale ho già fatto 2 nodini, per evitare che si dispi, perché comunque è anche questo un cordino arrotolato. Adesso cosa farò? Mi limiterò a incollarlo ovviamente nel centro esatto del mio ricamo,
con un punto di colla qua dietro, in modo che poi, volendo, un giorno si potrà usare per appenderlo. In realtà, appunto, per il momento nel mio caso non verrà utilizzato. Lo spillo ovviamente rappresenta il centro del mio lavoro, poi mentre lo cucirò farò in modo di affrancarlo anche con un punto, però per sicurezza, per fermarlo nell'immediato, metto la colla. Ora il mio cordino piegato a metà, non sto a fare un ulteriore nodo, sarebbe più sicuro, ma dopo mi porterebbe un volume esagerato all'interno del mio pin keep, e allora mi limito ad affrancarlo con la colla. A questo punto faccio coincidere subito il retro, così nel frattempo la colla tiene insieme i due pezzi. Si può incollare anche nel centro, a me non piace incollare, però si potrebbe mettere un po' di colla nel centro del lavoro per tenerli vicini. Tutto sommato così io con la cucitura potrò farlo coincidere bene mano a mano che lavoro. Siamo alla cucitura, nuova gugliata di filo super resistente, gli ho fatto un nodino a un'estremità, non collabora. Adesso cosa faccio? Vado a inserirlo nel tessuto, adesso un po' ha preso la colla, io farò un punto che dal centro del lavoro andrà verso l'esterno, ma passando sotto al tessuto, così che l'avvio rimanga già nascosto. Ecco, vedete, l'ago è passato dentro alla stoffa, esce al dritto del lavoro, il nodino resta dentro, non può scappare via. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il solito punto nascosto, quello che uso per le cuciture, quello che diventerà invisibile quando poi si va a tirare. Ovviamente faccio coincidere bene il lavoro, sono già uscita dal tessuto del retro, prendo 2 fili, qua non serve che il filo sia robusto, basta anche un filo normale da cucitura, ma io ho lavorato tutto con questo, vado avanti con questo. Trattino sul lato del ricamo, la gugliata l'ho fatta lunga per fare tutto con un unico pezzo. Fare le gugliate lunghe vuol dire che acchiappano tutto quello che gli capita a tiro. Quindi un trattino da una parte, e adesso mi sposto sul tessuto del retro e faccio un altro trattino in avanti, ovviamente devo spostarmi in una direzione di circa mezzo centimetro, e andrò avanti così per tutta la circonferenza. Magari sono partita apposta appena prima del cordino per farlo con attenzione. In questo punto cerchiamo di passare all'interno del cordino, così da bloccarlo, da affrancarlo ancora meglio. Ho finito la cucitura, il nostro pin keep è praticamente pronto, manca il nastrino, manca la decorazione per coprire il giunto fra il retro e il ricamo. Io ho scelto uno zigzag, è un tipo di finitura di guarnizione che amo particolarmente. Il vero pin keep, che vuol dire sostanzialmente punta spilli, prevede che siano gli spilli stessi a tenere in posizione il nastrino di decorazione, perché si infilano attraverso il cordino nello spazio fra i 2 cartoncini. In realtà in questo caso io di spilli non ne metterò e voglio una cosa che rimanga molto molto più naturale, quindi si dovrebbe cucire, confesso, in questo caso cederò al lato oscuro della colla, quindi colla per tessuto, un filo di colla sul giunto fra i 2 tessuti, meglio farne un pezzetto per volta, perché sennò la colla fa tempo ad asciugare, e avrei potuto rigirare la spighetta su se stessa, ma dopo farebbe uno spessore che da davanti in buona sostanza si vedrebbe. Quindi che cosa ho fatto? L'ho tagliata e subito l'ho passata su una fiamma, visto che questo è un materiale sintetico, si è sciolta e adesso non spila più. Dopo farò la stessa cosa sul pezzo che andrò a tagliare quando avrò finito tutto il giro, però in buona sostanza devo contornare tutto il nostro rettangolo col mio zigzag. Il mio pin keep è praticamente finito, ho solo annodato insieme i 2 fili perché sennò rimanevano piatti appaiati.
Nel mio caso probabilmente sarà finito così, ma naturalmente a questo punto gli si potrebbe aggiungere un piccolo fiocco. Io di solito i fiocchi li faccio finti, in questo modo sovrappongo le due estremità che creeranno le due code del fiocco. Si è creato un anello con la parte centrale del nastro che appoggio sull'incrocio e poi o si dà un piccolo punto di cucitura, lo si blocca con un fil di ferro, oppure lo si va direttamente ad annodare nel cordino. È ovvio che le prime volte non sarà così semplice ottenere il fiocco fatto bene, però in buona sostanza, se io adesso vado ad aprire le due cordine del mio pin keep e appoggiarci il nastro e a fare un nodino, dovrei bloccarlo, e tra l'altro dovrei bloccarlo con la possibilità di aggiustare le asole. Se una è venuta nel frattempo, si sono spostate, una si è ridotta troppo, una è andata fuori posto, se fate solo un primo nodo avete modo di rimediare. Ribadisco, probabilmente per dove andrà il mio non avrà il fiocco, adesso non tiene perché il cordino tende a scappare via, però questo potrebbe essere l'aspetto del pin keep se avete bisogno di un decoro da appendere. Diciamo che un fiocchettino lo arricchisce. Questo secondo me non è il verde giusto e quindi io non glielo metto, però si può, ci sta. Nel mio caso francamente è più facile che venga finito con un piccolo fiocchetto così incollato davanti al nodo. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se il lavoro vi è interessato e come confezionate voi i vostri ricami.